adesso esci fuori nel corridoio e dopo un po' rientra come se sbagliassi camera e trovassi uno sconosciuto. Carino, questo non l'abbiamo mai fatto. Ferma così, fatti un po' vedere. No, ci vuole un trucco più... Benvenuti in soffitta, in una nuova puntata del podcast che celebra il talento e la bellezza delle donne che hanno plasmato un'epoca d'oro del cinema italiano. Oggi, con un misto di tristezza e venerazione, voglio dedicare questo podcast alla straordinaria Sandra Milo, una diva del cinema italiano che ci ha recentemente lasciati. Da tempo desideravo rendere omaggio a questa icona dello spettacolo e, purtroppo, lo faccio in un momento di lutto. Ma oggi più che mai sento il dovere di celebrare quella che è stata una grande donna, fuori e dentro lo schermo, la sua carriera incredibile e la sua vita ricca di storie e di emozioni. Una carriera lunghissima, con quasi 70 anni di film all'attivo, Sandra è stata la musa di Federico Fellini, regista e mentore di cui fu anche amante, come confessato durante una puntata di Porta a Porta nel 2009, ma anche protagonista della scena teatrale e televisiva degli ultimi 60 anni. Signora Milo, scusi al telefono. Chi è? Non lo so, non ho capito bene. Pronto? È Federico Fellini. Siccome è solo perché Giulietta non c'è, si annoia. Io Sandrina non la conoscevo e sì, l'avevo vista una volta a Fregene, questa ragazza qui dalle curve un po' tonde, che mi aveva guardato con degli occhi maliziosi e innocenti insieme e che rideva in un modo che mi sembrava che mi volesse prendere in giro. Gli amori folli, le relazioni proibite, i guai con la legge e una presenza scenica dirompente hanno trasformato Sandra Milo in un'icona. A partire dal 1955, anno del suo esordio nel film Lo Scapolo con Alberto Sordi, ha lavorato con Roberto Rossellini, Antonio Pietrangeli e Sergio Corbucci, passando per Dino Risi, Pupi Avati, Gabriele Salvatores e in anni più recenti Gabriele Muccino. Accanto a lei, sul set, si sono avvicendati Marcello Mastroianni, Edoardo De Filippo, Vittorio Gassman e Vittorio De Sica. Nel 1966, all'apice del successo cinematografico, ha esordito anche in TV, approdando in tempi recenti alle serie Sky, Quelle brave ragazze con Mara Maglionchi e Marisa Lorito, e Gigolò per caso su Amazon Prime Video. Scusi Sandra, lei come passa le sue serate? Io? Io ecco, sempre in casa davanti al televisore. Ma lei per guardare la televisione si veste così? Sì. Perché? Allora, siete pronti? Partiamo per questo viaggio e non dimenticate di lasciare un commento e un like se il video vi è piaciuto. Se ti sei perso la puntata del podcast, non disperare, la puoi recuperare nella playlist dedicata. Ti lascio il link nella descrizione del video. Se ancora non sei iscritto alla soffitta, iscriviti per rimanere sempre sintonizzato sui miei contenuti, perché, mi pare proprio il caso di dirlo, ne vedremo delle belle, bellissime, come la nostra indimenticabile Sandra Milo. Io mi chiamo Salvatrice Elena Greco. Mia madre mi chiamava sempre Lilli. Lilli Greco. Non era un brutto nome, no, però non mi somigliava abbastanza. Era troppo leggero. Era dolce, sì, anche allegro, ma io non sono solo dolce e allegra, no. Sono anche forte, determinata e senza paura. Sandra Milo, o come la chiamava affettuosamente Fellini, Sandrocchia, è stata una forza della natura. Nata nel 1933 a Tunisi come Salvatrice Elena Greco, da padre siciliano e mamma toscana, era molto legata alla mamma, alla nonna e a sua sorella. Ma è stato uno spirito libero e cercava la sua indipendenza sin da giovanissima. Si trasferisce a Milano dove lavora come modella, ma posare non le piace per niente. Quindi si sposta a Roma, nella mecca del cinema, e continua a sostenere provini. Ti confesso che mi piace molto ricevere un complimento. Tant'è vero che sono rimasta così di buon umore che ho comprato questa. Vuoi una caramella? Sai, ricevere un complimento è una cosa deliziosa. Perché sai, vale veramente la pena cercare di rendersi belle, attraenti. E a questo proposito, per avere capelli veramente belli, usa anche tu
Sandra ha iniziato la sua carriera nel 1955 con il film Lo Scapolo, diretto da Antonio Pietrangeli, e da lì la sua stella non ha fatto che brillare sempre più forte. Nel film è una hostess, di cui si invaghisce un dottore interpretato da Alberto Sordi, che non ha però intenzioni serie con lei e finisce per farsi lasciare. Sul set la prendono in giro perché è puntualissima e lei se la prende, e l'unico che la consola ed è gentile è l'aiuto regista, il giovane Franco Zeffirelli. Di Sordi dirà poi che era un uomo egocentrico e che per lui c'era Sordi e basta. Ci lavorerà ancora in Mio figlio Nerone del 1956 e continuerà a ottenere particine in cui non deve fare niente più che essere bella e accattivante. Cosa che gli riesce benissimo grazie al suo fisico da maggiorata e la sua vocina infantile che non ha mai perso. Pronto, sì? Ah, sei tu, Federico. Bene, e allora? No, dico, ti è piaciuta? Soltanto più tardi ho capito che quella risatina era proprio la testimonianza più autentica del suo modo di essere donna, femmina, cioè la testimonianza di una vera, lieta, autentica gentilezza, un modo di configurarsi nella vita e nel lavoro che è sempre improntato a una grandissima grazia. Tuttavia, all'inizio viene doppiata, nel 1958 e nel film Totò nella Luna. Quando arriva sul set non vede l'ora di conoscere il grande comico napoletano. Appena lo scorge gli corre incontro gridandone il nome, ma lui la fredda con un formalissimo «Buongiorno signorina». Sandra resta molto stupita nello scoprire che, quando la telecamera è spenta, Totò se ne va e resta solo il principe Antonio De Curtis, che indossava calzini di seta con reggicalze al ginocchio. Ha lavorato con maestri del calibro di Roberto Rossellini in Il generale della Rovere nel 1959 e Vanina Vanini nel 1961 e con Federico Fellini in capolavori come 8 e mezzo nel 1963 e Giulietta degli Spiriti nel 1965, opere queste che la consacreranno come una delle muse predilette del regista. Di un po', se la facessi sul serio questa cosa, saresti geloso? Ma perché? La faresti sul serio? Chi lo sa? La vita privata di Sandra Milo è stata altrettanto ricca e complessa quanto la sua carriera. Il suo primo matrimonio con il marchese Cesare Rodighiero è a soli 15 anni. Sandra rimane subito incinta, ma il figlio muore dopo un parto prematuro. Senza la necessità di stare insieme per un figlio, Sandra non se la sente di tornare con quell'uomo che, racconterà più avanti, le faceva paura e una volta aveva anche cercato di spararle. Il suo primo matrimonio durò quindi solo 21 giorni e verrà annullato dalla Sacra Rota. La relazione ultradecennale con Maurice Ergas, padre della sua prima figlia Deborah. Per ottenere l'affidamento di Deborah, la mia prima figlia, ho lottato tantissimo, no? Poi chiesi a Pietro Nenni di cambiare la legge sul diritto familiare e lui, che era un uomo di grande sensibilità, recuperò un vecchio progetto di legge e lo fece votare. Io ero in clinica perché avevo preso un sacco di botte da Maurice Ergas e proprio in quel momento mi arrivò un biglietto che diceva: «Gentile signora, in questo momento si sta votando un progetto per la riforma del diritto familiare. Come tutte le leggi è un compromesso, ma è pur sempre una legge. Suo Pietro Nenni». E poi le storie con Ottavio De Lollis e Giuseppe Lopresti mostrano una Sandra in cerca di amore vero in un mondo spesso superficiale. La sua relazione con Fellini, lunga 17 anni, rivela una profondità emotiva che trascende il semplice rapporto professionale. Nonostante il successo, la vita di Sandra non è stata priva di sfide. Oltre alla sua carriera cinematografica, ha partecipato a numerosi programmi televisivi come Quelle brave ragazze e reality show come L'Isola dei Famosi. Il suo contributo al mondo dello spettacolo va ben oltre il cinema, estendendosi anche al teatro e alla televisione. Un episodio particolarmente toccante, diciamo un cult della televisione italiana, è stato lo scherzo nel programma L'amore è una cosa meravigliosa del 1990, dove fu ingannata a credere che suo figlio Ciro fosse stato vittima di un incidente, un momento che ha commosso milioni di spettatori. Ricoverato gravissimo a San Giovanni, è gravissimo per l'incidente, ma che ci fai? Oddio, chi parla? Oddio, chi è? È grave, è grave! Chi?
Io sono prima di tutto una mamma, poi una donna e poi un'attrice, ha ribadito più volte Sandra Milo durante la sua vita. Nei suoi ultimi anni Sandra ha continuato a lavorare con energia e passione, ricevendo riconoscimenti come il premio Davide di Donatello alla carriera del 2021. La sua vita è stata una fonte di ispirazione per molti e un esempio di come si possa affrontare la vita con forza, determinazione e un sorriso indimenticabile. Sandra Milo ci ha lasciato all'età di 90 anni, ma il suo spirito vivace, la sua forza, la sua arte vivranno per sempre nei cuori e nella storia del cinema. Mentre concludiamo questo viaggio attraverso la vita e l'arte di Sandra Milo, vorrei prendere un momento per riflettere su ciò che lei ha rappresentato. Sandra non è stata solo una grande attrice, è stata un simbolo di resilienza, passione e libertà. Ha attraversato epoche, ha sfidato convenzioni e ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dello spettacolo. Con i suoi ruoli iconici, la sua presenza solare e la sua voce unica, Sandra Milo ha insegnato a tutti il valore dell'autenticità e della forza interiore. Oggi, mentre ricordiamo Sandra, celebriamo non solo il suo talento straordinario, ma anche il suo spirito indomito. La sua eredità vivrà nelle sue interpretazioni memorabili, nei sorrisi che ci ha regalato e nelle lezioni di vita che ci ha lasciato. Grazie Sandra per averci permesso di essere parte del tuo mondo straordinario. E il tuo addio non è un addio, perché artisti come te non se ne vanno mai veramente, continuano a vivere attraverso la loro arte e nei ricordi di chi li ha amati. Ciao Sandra, sarai sempre con noi. Ciao, buonanotte.